L'alba giunge a grandi passi ed è ora di muoversi. Il luogo dell'appuntamento non è lontano, i resti di un antico tempio su quella che una volta era una prestigiosa via commerciale ed ora non è che un sentiero straripante di sterpaglie. I carri procedono a rilento, ma per Talena stanno andando fin troppo veloce. Si sforza di ricacciare le lacrime, ma ha un sapore metallico in bocca e lo stomaco le procura dei fastidiosi crampi. Non è riuscita a buttar giù nemmeno un sorso d'acqua. Le rovine si stagliano sotto il tocco dorato di un sole che le sembra impietoso. Il vento arriva da sud e porta con sé qualche nube, che a tratti crea screziature d'ombra sull'erba alta e sulle pietre squadrate, tutte disposte ad arte. Il padre ferma il carro poco distante, si raccomanda con i compagni di viaggio e dice che li raggiungerà. Da solo, pensa la bimba, e si avvolge una treccia attorno alle dita fino a farsi male. Talos osserva la posizione del sole, poi scruta in due diverse direzioni. Si siede, si rialza, sposta la polvere con la punta del piede, non ha più parole. Talena si rannicchia con la testa tra le mani, cerca di ricordare le parole di una vecchia canzone, ma le mancano quasi completamente. È così che si trovano quando all'improvviso l'aria attorno sembra temperarsi e vibrare, come pochi secondi prima del fulmine. La bimba alza gli occhi e c'è una figura accanto a loro. Non l'hanno sentito arrivare, nonostante i sensi estremamente affinati dalla combinazione di due razze. Distinto la piccola cerca la manica del padre ed egli la nasconde con il proprio corpo. Ma quasi subito vede le spalle perdere un po' di tensione. Talena non resiste più e sbircia dal fianco del genitore. La prima cosa che nota è che lo sconosciuto ha il volto d'argento. Solo in seconda battuta si accorge che indossa una maschera dai lineamenti appena accennati, del tutto priva di espressione. Questo la terrorizza. Anche l'altezza la intimidisce. Suo padre è più basso di tutta una testa. Non è vestito come i magi della sua immaginazione. Niente tunica ricamata, niente ampio mantello in cui nascondere pericolosi artefatti. Ha un paio di semplici calzoni neri che sembrano aver viaggiato molto insieme al proprietario, stivali di cuoio morbido alti fino alle ginocchia e una casacca verde cupo, allacciata alta sul collo alla maniera degli elfi. La stoffa, morbida e lucida, sembra provenire dalle case manifatturiere di Tir Valorath. Lei ha sempre sognato un vestito creato da loro. Anche i capelli sono scuri e lucenti come velluto, ma non sono lisci, né ordinatamente raccolti come d'uso tra gli elfi di alto lignaggio. Incorniciano la maschera d'argento in onde un po' selvagge, e queste cose invece, non sa perché, le piacciono. Si sporge ancora un po'. Dal freddo metallo proviene invece una voce che la fa sentire avvolta nel tepore. Bentrovati. Siete stati molto puntuali. Suo padre accenna di sì con la testa. Talena non l'ha mai visto tanto in soggezione e si chiede perché. Lo sconosciuto non ha un seguito, non ha armi, non ha vesti sontuose. Se ne sta a capo scoperto tra le rovine come se fosse lì per caso ed ha rivolto loro parole gentili. Sei un mago? La domanda le viene fuori d'impulso. L'occhiataccia di Talos la fa pentire istantaneamente di aver parlato. La maschera si piega verso di lei. Oh, non sei timida. Bene. Perciò meriti una risposta. Sì. Signore, la scusi, non sa praticamente nulla. Talos mette una mano sulla spalla della figlia, un po' a proteggerla e un po' a volerla scrollare. La piccola gli rivolge uno sguardo dubbioso e risentito. Imparerà. Sono qui per questo. Ma prima ho bisogno di capire quanto il dono sia profondo in lei. L'elfo, perché Talena è sicura che di un elfo di razza pura si tratti, fa qualcosa di inaspettato. Si avvicina e si china per essere alla sua altezza. Come ti chiami? La maschera è così vicina che se avesse il coraggio di alzare lo sguardo potrebbe distinguere il colore degli occhi che la animano. Pronuncia il suo nome per intero e lui annuisce. Talena.
figlia di Talos della casa di Etelion. Talena, figlia di Talos della casa di Etelion, dimmi, di che colore sono i miei capelli? Neri. Dice lei senza esitazione. Ne sei sicura? Guardali bene. È costretta a guardarlo di nuovo, incredula e diffidente. Che razza di domanda. Concentrati. Pensa alla verità. La verità. Anche Talos appare confuso. Apre la bocca per intervenire, ma è evidente che non ha la più pallida idea di quanto stia accadendo. Il mago resta immobile. Talena guarda i capelli che già aveva notato prima e sta per chiedergli se la stia prendendo in giro, perché lei ci vede benissimo e più nero di quel nero c'è solo una notte senza stelle. Ma un accordo musicale vibra nella sua mente e insieme la vista le si offusca. Chiedi la verità. Dice l'elfo e la sua voce stavolta è diversa. È un vortice in cui sprofondare. La afferra e la trascina con sé. Sente vagamente il tonfo di suo padre che cade in ginocchio. È una magia? Come se un velo si sollevasse, la visuale si rischiara. C'è qualcosa di diverso. Davanti a lei l'elfo è cambiato. I suoi capelli sono oro rosso con striature più chiare. La maschera e gli abiti sono gli stessi, ma riesce a vedere che gli occhi sono turchesi, screziati d'oro anche quelli. Sono gentili ed antichi. E c'è un'aura attorno che non riesce a descrivere, come un profumo luminoso, come una luce profumata, così attraente, così avvolgente, come una foresta verde in cui perdersi. Davanti a lei c'è... Basta così. Il tono è più secco di prima, interrompe la visione di colpo. Sono rossi. Mormora Talena senza fiato. Talos guarda ora l'uno, ora l'altra, palesemente stordito. La maschera si inclina in un cenno di accettazione. Molto, molto bene. Il dono è più forte di quanto pensassimo. Cosa vuol dire? Talos si schiarisce la voce nel tentativo di apparire padrone della situazione. Vuol dire che l'Alcasares aprirà le sue porte per questa bambina. La istruiremo a dovere in modo che possa costruirsi un futuro e dare il suo contributo al mondo. Il dono è chiamato così perché non va mai sprecato. Talena osserva il padre che annuisce come se fosse abbagliato. Anche lei si sente ancora intorpidita. Non aveva immaginato che il momento del distacco avrebbe avuto anche quella nota di paura mista a esaltazione. L'elfo non le tende la mano, si aspetta che lo segua. Talena abbraccia suo padre con una forza che non credeva di avere, gli sussurra parole d'amore e ne riceve in cambio. E poi è fatta. Si trova di nuovo lungo la strada, su un cammino nuovo, con una nuova guida. Lo osserva camminare di sottecchi, con la leggerezza invidiabile della sua razza. E tu come ti chiami? Mi chiamano in tanti modi. Tu dovresti chiamarmi maestro, ma se vuoi puoi chiamarmi Gil. In elfico non vuol dire numero 5. Già. Sembra divertito e non annoiato, per fortuna. Preferisci maestro? È indifferente, non mi interessano i titoli. Fa un cenno con la mano come a scacciare un insetto. Lo sente ridacchiare tra sé. Non è certo quel che si aspettava, ma la strada è lunga e ha la sensazione che saranno molte le cose di cui si dovrà stupire. Pensa a suo padre, con l'aria così sperduta tra le rovine, e giura a se stessa che farà il possibile per tornare da lui. Lascia che le lacrime silenziose le righino il volto, ma cammina senza più esitare.